La nostra storia di oggi è una storia di mare, l'avete capito sicuramente dallo sfondo alle mie spalle. È una storia che però inizia su terra. E voi direte, ma Federico, ma ti sei bevuto il cervello? Ma hai esagerato coi brindisi di Natale? Ma cosa diavolo è successo? Ma che oh! No, non mi sono bevuto il cervello, non ho esagerato con i brindisi, non sono improvvisamente impazzito, ma la nostra storia parte da un forte costiero che si trova nel nord Europa, un forte costiero realizzato dai nazisti durante l'ultima guerra mondiale, poi riutilizzato nel periodo post-bellico come arma difensiva e oggi testimone di un passato che non c'è più, un passato che è rappresentato da quella fortificazione, specialmente da una torre di artiglieria, una torre navale, che, estirpata dal suo scafo, è stata posizionata lì come una batteria e che oggi è ciò che rimane di uno dei capolavori dell'ingegneria navale tedesca, la classe Scharnhorst, un ibrido tra gli incrociatori da battaglia e le navi da battaglia veloci, uno dei tanti emblemi della potenza nazista sui mari. Prima di entrare nella nostra storia di oggi, vi esorto ancora una volta a pensare al tema della sicurezza online. Siete ancora in tempo per usufruire dell'offerta di NordVPN per un servizio eccezionale che vi mette al riparo da qualsiasi malintenzionato, dovunque vi troviate e da qualunque dispositivo scegliate di operare. Non solo, col servizio di NordVPN potete anche accedere a contenuti che per motivi di geolocalizzazione vengono bloccati all'interno del nostro paese. È un'opportunità unica di navigare al sicuro, al riparo da rischi, ovunque vi troviate e in qualsiasi modo, in qualsiasi momento, senza nessuna limitazione. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto NordVPN proprio perché è la migliore VPN in circolazione e il medesimo servizio lo potete ottenere anche voi grazie semplicemente al link che trovate in descrizione al video. Cliccate e accederete alle grandiose offerte che NordVPN ha pensato per voi che ci seguite, con sconti esclusivi, 4 mesi gratuiti sui piani biennali e la consueta garanzia soddisfatti o rimborsati. La nostra storia inizia, come dicevamo, sulla terraferma, esattamente vicino a Bergen, in Norvegia, sull'isola di Sotra. È lì che si trova una massiccia torre d'artiglieria navale, una torre trinata, cioè con 3 cannoni, e si trova lì dal 1° luglio del 1943. Quindi ormai sono oltre 82 anni che si trova lì. Ormai la torre non è più operativa, è diventata un piccolo museo che è visitabile. Ma quella torre, nome in codice Cesar, fa parte della batteria costiera Erlandet, nome in codice MKB4/507, che faceva la guardia al porto di Bergen. Non è l'unica rimanenza della marina da guerra nazista. Altre 2 torri secondarie con cannoni da 150 mm sono a Petsamo, siamo molto a nord, al confine tra la Finlandia e la Norvegia, e in Danimarca, presso Epsirk. Sono tutto ciò che rimane della classe Scharnhorst, precisamente della seconda unità della classe, la Gneisenau. 2 navi, la Scharnhorst e la Gneisenau, che rappresentavano il cuore pulsante della flotta da battaglia tedesca nell'ultimo conflitto mondiale. Ma che navi erano la Scharnhorst e la Gneisenau? Erano navi estremamente all'avanguardia, però difficili da inquadrare. I tedeschi le avevano classificati come Schlachtschiffe, cioè corazzate, ma la loro elevata velocità, la potenza molto grande degli apparati motore, la protezione buona ma non eccezionale e soprattutto un calibro inferiore al solito dei cannoni principali. La Scharnhorst e la Gneisenau montavano nelle torri trinate dei 280 mm, quando all'epoca le torri principali delle corazzate montavano da un minimo del 305 mm a un massimo del 460. Dicevamo, proprio quelle artiglierie avevano indotto gli altri paesi, a cominciare dall'Inghilterra, a classificare quelle navi come o corazzate veloci o semplicemente incrociatori da battaglia. La velocità, si diceva, 31 nodi, abbastanza per ingaggiare non solo le altre navi da battaglia, a volte addirittura surclassarle. Pensate che nella seconda guerra mondiale il nucleo portante della Royal Navy era composto da vecchie navi risalenti alla Grande Guerra o al periodo immediatamente successivo e che difficilmente superavano i 25 nodi. Una carazzatura composta da una cintura verticale fino a 350 mm, con una buona compartimentazione interna, un ponte protetto fino a 95 mm, buoni spessori, a volte però non così forti da resistere ad altre armi molto più potenti. Una autonomia
bastevole per quanto riguardava le operazioni atlantiche, certo più limitata rispetto alle navi statunitensi e britanniche che erano abituate a crociere ben più lunghe. Dall'inizio del conflitto, cioè dal settembre del 1939, quelle due navi vennero adibite a un tipo di guerra sui mari molto, molto diverso dal solito. Una guerra corsara, una guerra di corsa, una guerra tesa a intercettare e distruggere il traffico navale alleato. Non era una novità, lo si era già visto in passato, il tentativo di affamare l'Inghilterra semplicemente isolandola, impedendo alla Gran Bretagna di ottenere risorse dal suo vasto impero coloniale e successivamente, nel corso della Seconda Guerra Mondiale, anche dagli Stati Uniti, che avevano deciso di continuare a finanziare, ad aiutare la Gran Bretagna anche con il Land-Lease Act, la legge affitti e prestiti. Tante navi degli alleati sono finite a fondo per merito della Scharnhorst e della Gneisenau, ma non solo navi commerciali. Pensiamo all'operazione Weserübung, l'attacco tedesco alla Danimarca e alla Norvegia. La Danimarca, come abbiamo già visto in un video che abbiamo pubblicato questo mese, si arrese sostanzialmente senza sparare un colpo. La conquista della Norvegia fu molto più complessa. Lo abbiamo visto anche nel video dedicato alla classe Hipper, la classe degli incrociatori pesanti tedeschi. Una nave di questa classe, il Blücher, viene colpita a morte in un fiordo norvegese e persa lì durante l'invasione. Scharnhorst e Gneisenau, invece, oltre a proteggere il traffico di invasione, quindi la forza anfibia di sbarco dei tedeschi nei confronti della Norvegia, partecipano anche alla caccia ai convogli alleati, quelli dei rinforzi e quelli di evacuazione. In questo contesto si registrano due scontri navali, uno contro l'incrociatore da battaglia Renown e soprattutto l'affondamento della portaerei Glorious. È l'8 giugno 1940. Scharnhorst e Gneisenau sorprendono la Glorious e la sua esigua scorta composta solo da due cacciatorpediniere, l'Akasta e l'Ardent, al largo delle coste norvegesi. La Glorious, va detto, non era in ordine di battaglia in quel momento e stava affrontando un altro problema. Alcune delle caldaie avevano un malfunzionamento. Questo aveva ridotto la velocità della vecchia portaerei e ricordiamo oltretutto che la Glorious apparteneva a una classe di trasformazione, era poco più di una nave sperimentale, era stata ottenuta al pari delle sue gemelle dalla trasformazione di larghi incrociatori concepiti per la Grande Guerra fino a trasformarli in qualcosa di diverso, in delle grandi portaerei. La Glorious finisce a fondo assieme alla sua scorta, con una perdita colossale di vite umane. Muoiono oltre 1500 marinai. È uno dei peggiori disastri della storia per quanto riguarda la Royal Navy. Scharnhorst e Gneisenau diventano uno degli incubi ricorrenti della Royal Navy, soprattutto quando dopo la caduta della Francia le due navi trovano posto nei porti francesi, segnatamente a Brest e successivamente anche a Caen. È da lì che partono per diversi raid nell'Atlantico alla ricerca di navi mercantili che vengono affondate una dopo l'altra. Ma il vero problema è che, come ben si sa, la Germania non aveva pensato a una copertura aerea costante delle proprie forze marittime. Nel 1942 gli attacchi aerei britannici, diventati sempre più pesanti, avevano reso il porto di Brest poco sicuro. Per questo motivo Scharnhorst, Gneisenau e l'incrociatore pesante Prinz Eugen, che l'anno prima era sfuggito alla caccia mortale alla Bismarck, oltre a uno schermo di cacciatorpediniere e torpediniere, avevano abbandonato Brest con un'operazione chiamata Cerberus, ma che i britannici, con un notevole sense of humor, ribatteggiarono Channel Dash, la rincorsa del canale. Attraversando la Manica, tra l'11 e il 13 febbraio 1942, queste due grandi navi, con la loro scorta, riuscirono a scampare ai vari attacchi aerei al di sopra delle loro teste. Il guaio per loro, anzi i guai, iniziarono in vista delle coste tedesche. Sembra paradossale, eppure quelle due grandi navi, che erano riuscite a sopravvivere a scontri in mare aperto e al stesso tentativo degli inglesi di affondarle dal cielo, finirono per incappare in un campo minato proprio davanti a Kiel, al porto di destinazione, alle coste tedesche. La Gneisenau in particolare viene immobilizzata
da quella mina navale che la costringe a entrare in un bacino di carenaggio e un paio di settimane dopo un altro bombardamento aereo sul porto di Kiel la danneggia gravemente. Da quel momento in avanti la storia della Gneisenau, almeno come storia operativa, finisce. La marina tedesca cerca di ripararla, anche di aggiornarla. Si pensa ad esempio di ricostruirla, montando al posto delle torri trinate da 2,80 le torri binate da 3,80 usate anche sulla Bismarck e sulla Tirpitz. Quelle torri enucleate vengono inviate in Danimarca e in Norvegia. Sono le torri Anton, Bruno e Cesar, A, B, C, il classico schema di una nave da battaglia. Ma la Gneisenau non vedrà più il mare, per un semplice motivo: mancano i fondi e mancano i materiali. Viene lasciata lì, a Gotenhafen, in attesa di un futuro che non vedrà mai, perché quando arriva la fine della guerra, l'unica cosa che possono fare i tedeschi è portarla in mezzo al bacino e affondarla per bloccare l'ingresso del porto di Gotenhafen. Dopo la guerra, la Gneisenau viene riportata a galla e demolita, pezzo per pezzo. Di lei resta quella torre a Sotra e quell'altra torre in Danimarca, oltre a qualche altra batteria minore che è stata sparsa qua e là, appunto tra la Danimarca e la Finlandia. E il resto? C'è ancora la Scharnhorst. La Scharnhorst ha tutta un'altra storia. La Scharnhorst ha la possibilità di recitare ancora un ruolo operativo che continua dopo le riparazioni dovute anche lei ai danni subiti nel corso del Channel Dash, soprattutto all'arrivo effettivamente in patria. Da quel momento la Scharnhorst viene dedicata a una nuova operazione, quella di caccia ai convogli nell'Artico. A partire dalla seconda metà del 1941, America e Gran Bretagna battono la rotta dell'Artico per portare rifornimenti all'Unione Sovietica, che ha necessità, come il pane, di ottenere materie prime e anche semilavorati o addirittura munizionamenti, cannoni e carri armati. Qui i convogli passano per forza per la rotta dell'Artico, non c'è altro modo per arrivare. Certo, non si può provare a forzare il Baltico, sarebbe un suicidio. Dopo un periodo di addestramento con poi il bombardamento delle isole Svalbard, la Scharnhorst entra in servizio per la sua ultima missione, una missione finale che al comando dell'ammiraglio Eric Bay si svolge proprio nel Natale del 1943. Il nome in codice è Operazione Ostfront e si tratta di attaccare i convogli artici, nome in codice JW55B e RA55A. Sono 2 convogli diretti in Unione Sovietica, passando a nord della Norvegia. La marina tedesca non lo sa, ma ormai da parecchio tempo il controspionaggio della marina inglese, della Royal Navy, è in grado di leggere tutti quanti i cablogrammi. Gli inglesi sanno non solo della presenza della Scharnhorst, ma anche del suo piano di battaglia. Per questo motivo, l'ammiragliato britannico invia una forza navale enorme, destinata a intercettare la squadra dell'ammiraglio Bay e distruggerla. Bay non lo sa, va incontro al suo destino, porta la Scharnhorst verso il convoglio e inizia a battagliare con la sua forza di scorta, con gli incrociatori Belfast, Norfolk e Sheffield. Quel primo scontro già non è foriero di buone notizie per la Scharnhorst. Il suo radar di bordo, uno dei primi costruiti dai tedeschi, viene messo fuori uso a cannonate. Bay ordina di interrompere il contatto, di prendere una rotta a sud-est, di allontanarsi da quegli incrociatori. Ed è lì che entra in contatto con una grande nave da battaglia, la Duke of York, terza realizzazione di una moderna classe inglese, la classe King George V. La Scharnhorst non se la passa bene. Già ferita dallo scontro precedente, cerca di aumentare la distanza dai suoi inseguitori. Non può disporre più sugli aerei di bordo per la ricognizione. L'hangar è andato distrutto a cannonate. Una delle sue torri ha ricevuto dei colpi ed è stata disabilitata. La Duke of York la insegue e continua a sparare a volontà. Alle 18:20 un proiettile di grosso calibro da 356 mm della Duke of York penetra in uno dei locali caldaie, esplode e in quel momento il destino della Scharnhorst è segnato. La nave è costretta a ridurre drasticamente la velocità, diventando preda facile dei cacciatorpedinieri veloci britannici che accompagnano la Duke of York. E sono proprio loro, assieme all'incrociatore Giamaica, a farsi sotto, a colpire quei siluri, poi bordate d'artiglieria, poi altri siluri. È un'agonia. È un po' come quella della Bismarck 2 anni prima. La Scharnhorst incassa sempre più e dopo un po' non può più nemmeno rispondere. Solo dice nelle 19:45 del 26 dicembre, quando lo scafo della Scharnhorst inizia a inclinarsi sempre di più e rapidamente si capovolge e affonda. Quello che vedono i marinai britannici da bordo delle loro navi
È questo scafo che si inclina, mostra le eliche ancora in movimento e si inabissa nel freddo mare a nord della Norvegia. Sono appena 36 i sopravvissuti, su un equipaggio totale di 1968 uomini. Vengono salvati dall'HMS Scorpion e dal Virago. Tutti gli altri non vengono salvati perché o sono finiti a fondo o sono già morti, oppure vengono lasciati in acqua perché l'allarme dato dalle vedette britanniche che scorgono il periscopio di un sommergibile, in realtà non ce ne sono, fanno desistere i marinai britannici dal continuare l'opera di salvataggio. Finisce così la storia della Scharnhorst e della Gneisenau, le corazzate veloci o gli incrociatori da battaglia sempre ferite del Terzo Reich. Due navi molto belle, due navi dalla linea filante, veloci, potenti, armate con cannoni non di grosso calibro ma dal tiro rapido ed efficace. Navi che erano state concepite per un certo tipo di guerra, ma che non potevano in nessun modo pensare di resistere troppo a lungo contro forze preponderanti, per quanto magari meno moderne, meno forti, meno tecnologicamente avanzate. La differenza sul predominio dei mari l'ha sempre fatta l'arma aerea, almeno dalla seconda guerra mondiale in avanti. La dimostrazione è il fatto che la Gneisenau non abbia mai più ripreso il mare dopo essere stata colpita in porto. L'altra dimostrazione della predominanza inglese sui mari è dovuta a Bletchley Park, all'opera di Alan Turing e della sua equipe, che avevano elaborato le prime macchine di decrittazione, oggi si chiamano computer, capaci di intercettare e decrittare il traffico di dati della marina tedesca. Contro tutto ciò, nemmeno l'elevata tecnologia della Scharnhorst e della Gneisenau poteva qualcosa. Il ritrovamento il 3 ottobre del 2000 del relitto sommerso della Scharnhorst, circa a 130 km a nord-nord-est di Capo Nord, a una profondità di 300 metri, è ciò che rimane, assieme a quelle torri conservate nel nord Europa. Se avete occasione di andare in Norvegia, andate a visitare quei forti vicino a Bergen. Andate a vedere com'era l'interno delle torri della Gneisenau. Fatevi un'idea dell'elevata tecnologia dell'epoca e pensate quante cose meravigliose sarebbero state possibili da realizzare sfruttando quelle ricerche tecnologiche, se solo non fossero state tese esclusivamente alla distruzione e alla morte di altri esseri umani. L'essere umano è contraddittorio nella sua natura, può fare grandi cose ma può anche distruggere i propri simili o autodistruggersi, spesso rincorrendo la tecnologia, spesso pensando di essere più furbo, più scaltro, più abile, più intelligente del suo simile. La storia della Scharnhorst e della Gneisenau sono lì a dimostrarlo. Due navi eccezionali, bellissime, quasi da parata, utilizzate in una guerra impossibile, pensando di affamare un altro popolo, per finire una distrutta in porto e l'altra seppellita nei mari ghiacciati per sempre, cambiando tra l'altro anche il corso della storia, perché dall'affondamento della Scharnhorst Hitler prese una decisione chiara e tragica: tenere ancorate in porto tutte le navi di superficie e lasciare mano libera solo all'arma subacquea, quella dell'ammiraglio Karl Dönitz. Cosa sarebbe successo se la Scharnhorst non fosse affondata? Cosa sarebbe successo se la Gneisenau non fosse stata disabilitata in porto? Magari questo potrebbe essere materiale per altre ucronie, visto che ne abbiamo parlato di recente, o semplicemente un esercizio di logica e di stilistica storica. Lascio a voi riflettere su questo elemento. Nel frattempo, vi auguro ancora buon Natale e a risentirci presto qui su Dentro la Storia. Scusa un secondo, che miseria, mi è venuto. Oddio, bene, adesso va meglio. Riprendiamo. Scharnhorst e riprendiamo.